La sera del 31 maggio 2026 decine di migliaia di persone si raduneranno in un unico campo all'aperto mentre cala il crepuscolo. Arrivano da tutta la regione per vedere dal vivo l'icona del pop rock italiano Cesare Cremonini. La meta di questo enorme afflusso è la storica città di confine di Gorizia, in particolare l'ampia area dell'aeroporto in via Trieste. Far affluire in sicurezza una folla di queste dimensioni in una città di medie dimensioni richiede la sospensione temporanea delle normali regole della circolazione. I percorsi abituali dei pendolari devono essere sostituiti da un'infrastruttura altamente controllata, progettata interamente attorno al flusso della folla e alla sicurezza pubblica. Per realizzare tutto ciò, la Prefettura ha coordinato un complesso sforzo logistico insieme alle autorità nazionali e regionali delle strade, ANAS e FVG Strade, oltre che alla Polizia Locale. Il risultato è l'ordinanza 6384/2026. Si tratta di una direttiva legale vincolante che sospende temporaneamente le normali leggi sul traffico di Gorizia. Questa mappa illustra la loro strategia modale e spaziale. Si possono vedere i corridoi blu del trasporto pubblico che convergono verso il centro per dare priorità ai mezzi pubblici, mentre un severo perimetro rosso impedisce ai veicoli privati non autorizzati di avvicinarsi alla sede dell'evento. Queste regolamentazioni entrano in vigore nel primo pomeriggio del 31 maggio e restano rigorosamente attive fino alle 3 del mattino seguente. Tutta questa architettura legale ha una duplice funzione. Previene gli ingorghi durante l'afflusso controllato iniziale dei fan e poi svuota rapidamente l'area per far uscire tutti in sicurezza una volta che la musica finisce. Il metodo ufficiale e fortemente privilegiato per raggiungere il concerto è il sistema di trasporto pubblico urbano, OTPL. Per gestire l'aumento dei passeggeri, una rete di fermate provvisorie degli autobus entra in funzione esattamente alle 3:30 del pomeriggio. Questa mappa dei trasporti rivela nuovi nodi temporanei attorno al perimetro della città, via de San Michele, via Cuiaiegi, via Trieste e via Tre Armata. Il nodo critico è Corso Italia. Prima delle 9 di sera gli autobus caricano i passeggeri diretti verso Piazzale Saba per gli arrivi. Ma esattamente alle 9 di sera la fermata si sposta sul lato opposto, invertendo l'orientamento per le folle in uscita. Piuttosto che un insieme statico di percorsi, la rete di trasporto della città funziona come un nastro trasportatore intelligente, adattandosi fisicamente al flusso del pubblico. Mentre gli autobus hanno accesso prioritario, i veicoli privati non autorizzati affrontano restrizioni spaziali severe man mano che si avvicinano alla sede dell'evento. Concentrandosi sul perimetro dell'aeroporto, strade come via Fermi, via Efraili Russion e via dell'Industria diventano rosso acceso sotto il blocco totale. Transito e parcheggio sono vietati. I veicoli abbandonati vengono rimossi immediatamente con il carro attrezzi. Più lontano, su via Trieste e via Tripriani, si attivano svolte obbligatorie che funzionano come filtri fisici, deviando in modo deciso il traffico non autorizzato, lontano dalla zona rossa. La restrizione più estrema si verifica sulla strada di collegamento di via Stuparic. L'accesso a questa specifica rampa è così rigidamente controllato che il divieto si applica anche ai pedoni. Queste chiusure aggressive creano una zona a cuscinetto sterile e impenetrabile. Garantisce che i mezzi di soccorso abbiano accesso immediato e senza ostacoli alla sede, mantenendo al sicuro le aree più dense della folla. Controllare tutta questa pressione richiede una valvola di sfogo e per questo evento si tratta di via Tobai. Questo diagramma isola il corridoio di via Tobai. Dalle 2 del pomeriggio alle 9 di sera funziona come una strada a senso unico rigoroso, convogliando in modo efficiente il flusso in entrata verso via Simon Routar. Poi, esattamente alle 9:01 di sera, la strada inverte la direzione. La direzione a senso unico si inverte di 180 gradi per far defluire i veicoli lontano dalla sede fino alle 3 del mattino. L'ingegneria di via Tubai racchiude il piano generale della città in una sola strada, un controllo fisico rigido bilanciato da una tempistica precisa. C'è un'esenzione significativa prevista dall'ordinanza per i veicoli leggeri a 2 ruote come motociclette, scooter e biciclette. La città ha designato aree di parcheggio riservate esclusivamente ai veicoli a 2 ruote, situate a Largo Michii e in una radura specifica in via San Michele. Per raggiungere queste aree dedicate a questi veicoli agili è permesso bypassare diversi divieti di transito che bloccano le auto normali, inclusi quelli su via Morassi e via Gregolcic.
Mentre le auto private pesanti vengono spinte fino al perimetro estremo, il piano operativo premia la mobilità a basso impatto, concedendo a questi conducenti un accesso molto più vicino al cuore dell'evento. Tradurre tutte queste regole astratte nella realtà richiede una pesante infrastruttura. I dipartimenti stradali della città installeranno un'ampia segnaletica temporanea gialla e barriere fisiche per delimitare ogni nuovo confine, ma il piano è pensato per essere adattabile. Il coordinatore della polizia sul posto detiene l'autorità finale per modificare, estendere o applicare immediatamente nuove misure di traffico in base alle condizioni imprevedibili in tempo reale. Sia per i partecipanti che per i residenti locali, i percorsi abituali dovranno essere temporaneamente abbandonati. La navigazione si basa esclusivamente sulla segnaletica presente sul posto e sui comandi immediati del personale delle forze dell'ordine. L'ordinanza 6384/2026 funziona come un contratto vivente tra le autorità e il pubblico. È una responsabilità condivisa che garantisce che un evento culturale di queste dimensioni rimanga sicuro, organizzato e memorabile per la città di Gorizia. Importante dire, lo diremo anche domani alla Polizia Stradale Slovena, i cittadini italiani o sloveni o di qualsiasi parte del mondo siano, che entrano in Italia da Merna, dalle 14 sino a fine evento, saranno obbligati a svoltare a sinistra. Cioè dovranno svoltare verso Ruppa, Gabbia, Pecci. Non potranno svoltare verso il centro città o verso Gorizia o verso il cimitero, quindi verso sinistra. Anche lì ci sarà un presidio della Polizia di Frontiera che indicherà questo comportamento da tenere. In tutti i punti critici che abbiamo citato ci sono presidi di polizia stradale, che sia noi, polizia locale o altre forze, ci saremo comunque presenti dalle 14 fino a fine evento. Chi verrà da Udine, Cormons e zone limitrofe percorrerà la 56 all'altezza della rotonda di Mossa, troverà un presidio di polizia stradale anche lì e verrà deviato quel traffico lungo la regionale 117. Quindi attraverso la regionale giunge in prossimità, in corrispondenza dell'incrocio semaforico, quello per Savonia di Sonzo, e da lì potrà accedere o all'area di sosta di sinistra, che è in zona industriale a Sant'Andrea, o a destra presso l'ex Foven, che è il parcheggio grande indicato in giallo. Chi viene da Gradisca di Sonzo attraverso la regionale 351 verrà intercettato a un certo punto della cosiddetta Mainizza e verrà fatto deviare verso la 117 e quindi andrà ad unirsi al traffico che viene da Udine Cormons, quindi nessuna problematica. Chi viene lungo la ex provinciale 8, quindi da Sagrado e Fogliano, San Piero, tutti quei paesi limitrofi, giungerà alle porte di Savonia, non potrà accedere lungo la 13, ma verrà deviato in direzione dell'ex Foven, quindi andrà a collocarsi nei parcheggi, quello giallo oppure quello in zona industriale a Sant'Andrea.